Oggi parleremo di rischio e rendimento e ne parleremo con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A cosa risale la tradizione della banca? Se vogliamo andare lontanissimi al santuario di Delfi o al santuario di Apollo nella Grecia classica, dove i fedeli donavano degli oboli che venivano prestati. Sono le prime forme rinvenibili di banca. Poi però le banche ebbero un corso importantissimo, soprattutto nel secondo millennio della storia dell'umanità e soprattutto a Firenze, dove nel 300 si può dire sia nata la tradizione bancaria, con le famiglie dei Bardi, dei Peruzzi, degli Acciaiuoli. Diventarono queste famiglie banchieri che tenevano le casse e le finanze di tutta Europa, finché nel 600, per la precisione nel 1694, nacque la Bank of England e lì nasce la banca moderna. Poi anni di banche, anni di tradizioni che si andavano sempre più sofisticando e oggi siamo nel santuario italiano di questa istituzione, alla Banca d'Italia. Ma prima vediamo il filmato. Gli strumenti finanziari più semplici sono la moneta, le obbligazioni, le azioni. Ad ognuno è associato un rendimento, ma anche un rischio. La regola fondamentale è semplice: a più rendimento è associato più rischio. La moneta si può depositare in banca o tenere in casa. Ha un rischio molto limitato, ma non rende nulla. Le obbligazioni rendono più della moneta e possono essere private o pubbliche. Le obbligazioni private rendono più dei titoli di Stato e questo esprime il rischio che un'impresa fallisca. Anche ai titoli pubblici è associato un rischio. Se il debito pubblico di un paese è elevato e quindi meno sicuro, i titoli di Stato di quel paese avranno un rendimento più alto. Gli investitori, per comprarli, vorranno un premio per quel rischio. Le azioni hanno un rischio elevato e per questo possono rendere molto. I media sono più redditizie degli altri strumenti, ma solo se detenute per un periodo di tempo molto lungo. Il rischio è dato proprio dalla grande volatilità che contraddistingue il rendimento azionario. Grande o piccolo che sia, è necessario che il rischio sia reso noto al cittadino che intende investire i propri risparmi. Proprio in questo consiste la grande missione dell'educazione finanziaria, il cui fine ultimo è di contribuire al benessere degli individui, accrescendone motivazione, capacità di fare scelte consapevoli e la conoscenza necessaria per sapere dove reperire le informazioni, come interpretarle e come elaborarle. Governatore, ci dica prima di cominciare il segreto dei segreti. Esiste una regola d'oro per investire bene i propri risparmi? La prima più importante regola? Una regola c'è. A un rendimento elevato corrisponde un rischio elevato. Bisogna sapere che se ti offrono tanti soldi per un investimento, qualcosa c'è dietro e rischi abbastanza. E perché è importante che i cittadini abbiano fiducia nelle banche? No, è molto importante. Partiamo da un concetto fondamentale. La finanza è qualcosa di buono, eppure ha una reputazione cattiva. È una reputazione cattiva perché sono state tante crisi finanziarie e tanti episodi fraudolenti, ma consente di spostare i soldi da oggi a domani, risparmiando oggi per consumare domani, consente di spostare i soldi da qui a lì, risparmiando dove si formano, ma investendo dove possono rendere di più. Quindi è molto importante il ruolo dell'intermediazione della banca. Bisogna per questo avere fiducia nella banca, ma la banca deve anche rispondere a un insieme di regole che consentono a questa fiducia di alimentarsi. La prendo in parola, i cittadini in realtà rispondono ai suoi desiderati, continuano nonostante quelle crisi ad avere fiducia nelle banche. Sa di cosa hanno paura? Dei derivati, di tutti questi nomi strani che promettono grandi guadagni ma spesso hanno dato delle grandi buggerature. È vero, in effetti
dove si devono mettere i propri risparmi è la questione fondamentale. Sicuramente i depositi bancari, quelli che hanno dimensioni limitate e non trascurabili, sotto i 100.000 euro per persona, sono protetti da un'assicurazione sui depositi che è stabilita per legge. Ma poi vi sono altri strumenti finanziari, i titoli, pensate ai titoli di Stato, le obbligazioni, le stesse obbligazioni emesse dalle banche, le azioni con gradi di rischio crescenti e con tipi di rischio diversi. Il rischio di liquidità, di avere subito i soldi quando ti servono, il rischio di insolvenza che non te li restituiscono più, o il rischio di volatilità, il valore di quello che hai cambia nel tempo. Ognuno di questi rischi va compreso bene. Governatore, lei ci crede al motivo per cui siamo qui, all'educazione finanziaria? È importante? Beh, per noi è molto importante, sono molti anni che noi spingiamo su questo, lo facciamo con i giovani, con i ragazzi, con progetti che abbiamo iniziato anche con il Ministero dell'Istruzione, e nelle nostre filiali noi produciamo dei moduli di insegnamento per i docenti che poi li trasferiscono a studenti delle scuole elementari, delle medie inferiori, delle medie superiori, e con risultati buoni. L'anno scorso abbiamo avuto 90.000 studenti che hanno fruito di questi corsi. Si vedono i risultati nel tempo. Certo. Dove siamo più in difficoltà è sugli adulti. Meno del 40% degli adulti italiani è in grado di capire cosa significa l'inflazione, il tasso di interesse, la diversificazione del rischio contro il più del 50% della media dell'Unione Europea. Bisogna fare uno sforzo su questo, lo stiamo facendo anche con le associazioni dei consumatori, con tanti altri progetti pubblici e privati in corso. La difficoltà è mettere queste cose insieme e spingere lungo tutta la vita delle persone perché continuino a approfondire su di se stessi le competenze necessarie anche per poter scegliere gli esperti a cui chiedere consiglio. Certo, lei ha grande esperienza internazionale, mi dica una parola, rispetto agli altri paesi, noi su questo terreno dell'educazione finanziaria stiamo uguali, meglio o peggio? Siamo indietro. Non c'è dubbio, bisogna anche però capire che lo sforzo che stiamo facendo è uno sforzo proprio per recuperare la distanza e nello stesso tempo stiamo indietro però su un fronte di educazione più generale, quindi studiare e investire in ciò che dobbiamo sapere è fondamentale. La ringrazio e cominciamo appunto da lei.